Naviganti del hobby, mentre vi stavo preparando il tutorial del weathering del Terminator Ultramarine, suona il campanello ed è arrivato il corriere con il pezzo definitivo, il necromante di Epic Quest. Ovviamente sapete di cosa sto parlando, di Massimo Poletti, che ringrazio tantissimo. Ve lo faccio vedere subito dopo la sigla. Ragazzi, non ci posso credere, lo stavo aspettando a gloria anche per farvelo vedere, perché veramente questo è un personaggio incredibile, fatto da Massimo Poletti, il nostro amico grafico che ormai sui forum di HeroQuest Italia sta imperversando grazie ai suoi Epic Quest, che ovviamente servono al gioco che conosciamo tutti. E sappiamo benissimo a che cosa serve questo. È il terzo eroe di un nuovo quartetto, praticamente, di cui vedete anche, poi ve ne parla meglio Goblin al recap, il post sul mio canale che vi spiega un pochino chi sarà il quarto personaggio, ma poi tanto so che Goblin spoilerà tutto, quindi lo vedete alla fine. Allora, andiamo a vedere la confezione, che è incredibile. Ovviamente lui è l'evocatore, non a caso necromante, un evocatore con contenuto 2 miniature altamente definite, come ormai la tradizione di Massimo Poletti. Quindi prima abbiamo avuto il chierico e il paladino, adesso siamo a lui. 10 carte da gioco con evocazione del necromante, tutto fatto ovviamente internos in Italia, completamente custom, completamente fan made. Il necromante, l'evocatore, è il maestro delle arti oscure. Il necromante piega la morte al suo volere, nutrendola con il sangue dei suoi nemici. E quindi, signori, andiamo a vedere il più cupo dei, tra virgolette, eroi, e andiamo un attimino a vediamo come ok, come l'altra volta giustamente abbiamo questa parte qua della confezione che si va a pian pianino levare, e andiamo a vedere che cosa ci riserva. Ed eccola qua. Allora, risvegliatevi guerrieri dimenticati, alzatevi soldati caduti, unitevi sotto la mia insegna. Andiamo a levare via la confezione. Mi spiace che un pochino l'ho strappata per aprirla, perché è veramente, ecco, esatto, era forse meglio aprire in questo modo qui. Mi raccomando, fate attenzione perché è un po' un oggetto da collezione, quindi cerchiamo di non rovinare la confezione. Allora, vado ad aprire, fatta veramente bene, il box come sempre stupendo, ed ecco qua. Guardate che meraviglia, fatto completamente in carta lucida, lo vedete perché la luce dell'arco si riflette facilmente. Dall'altra parte avete appunto l'evocazione: mietitrice senza fine, accogli quest'anima strappata, che il suo sangue nutra il vuoto, che la sua essenza alimenti il tuo dominio, nel buio eterno la sua voce si perda, mentre il mio spirito avanza nella tua ombra. Accidenti, questa volta ci siamo andati giù pesantissimi proprio con il personaggio. Allora, Erebus, e hanno anche un nome ovviamente, quindi poi pian pianino ve li diremo tutti. Erebus, figlio della morte, fu abbandonato da sua madre ai piedi dell'albero dell'impiccato. La morte lo trasse a sé e lo accudì come un proprio figlio. Con il tempo Erebus iniziò a sacrificare molte anime al mietitore, intridendo il proprio spirito del loro sangue, ma la morte è insaziabile e il suo costante bisogno di vittime spinse Erebus a unirsi alle truppe di Zargon. Alla testa delle sue legioni Erebus seminò terrore e distruzione, fino a quando, in uno scontro senza eguali, fu ridotto in fin di vita da Arion, il paladino della luce. Col cuore che pulsava sempre più debolmente, Erebus si preparava alla fine, quando Arion, mosso a compassione, gli pose la mano sul capo, risanando le sue ferite e, in un certo qual modo, parte della sua anima. Come una fiamma riaccesa, qualcosa si destò nei suoi occhi. Erebus comprese il male che aveva compiuto e che sacrificare il mietitore le anime di chi diffondeva il terrore poteva forse in qualche modo redimerlo. Da quel momento
momento Erebus voltò le spalle a Zargon e al male, intraprendendo il lungo cammino verso la redenzione. Quindi questo è proprio un personaggio che cerca di redimersi. Fatalità, si è spostata la carta sopra e quindi aveva coperto, diciamo, il personaggio. Comunque qui vedete, avete, in realtà sono apposta perché da una parte avete il necromante e dall'altra avete il mietitore, ok? Quindi la differenza è che uno probabilmente è completamente mago, e andiamo a vederlo con le carte perché sono 5 e 5. Vediamo un attimino che cosa si è inventato il nostro grande Massimo Poletti, guardate che roba. Ecco, qui sono gli incantesimi, che sono 3, e sono evoca mietitore, tocco della morte e pestilenza, ok? E poi abbiamo l'equipaggiamento, che è un bastone dei morti, è un'arma antica reliquia che emana un'oscura aura. Questo bastone permette di attaccare con 2 dadi da combattimento e una volta per impresa permette di effettuare un attacco utilizzando i dadi da combattimento del mietitore in aggiunta a quelli del bastone dei morti. Questo bastone può essere utilizzato solo dal necromante e vale 350 monete d'oro. Ovviamente Massimo ha cercato di equilibrare il più possibile il gioco, e quindi ovviamente si cercherà di equilibrarlo ancora di più se poi verranno cambiati determinati parametri anche nell'originale. Ecco il necromante che ha 2 dadi di attacco, 2 di difesa, punti di partenza con 4 di corpo e 6 di mente. Muove di 2 dadi rossi, la sua arma di appartenenza è il bastone dei morti e non ha un'armatura di partenza praticamente. Poi dietro spiega appunto che tu sei il necromante, mago delle arti oscure che trae potere dall'energia della morte. Hai l'abilità di immolare i nemici per evocare al tuo fianco il mietitore, ma ricorda, ogni incantesimo ha un prezzo. Sfrutta la tua magia con saggezza per dominare il campo di battaglia senza soccombere al potere che controlli. E se andate ad evocare il mietitore, ecco che arriva il mietitore con le sue carte. Mietitore che ha 2 dadi di attacco, 2 di difesa, 3 punti corpo e 3 punti mente, non ha armatura di partenza, ha una falce, quindi è proprio la morte, e ha il movimento di 2 dadi rossi. Il mietitore, questo essere spettrale, nato dalle nebbie di antiche leggende, è il famiglio del necromante, custode del confine tra la vita e la morte. La sua falce, forgiata dalle ossa dei caduti, è uno strumento di potere che raccoglie le anime erranti, guidandole verso il loro destino finale. Ed ecco qui che abbiamo la falce d'ossa, il succhianime, ovviamente queste sono praticamente abilità e quindi l'equipaggiamento è uno solo ed è la falce. Poi come abilità, che non sono magie in questo caso ma abilità, abbiamo il succhianime, la falce mortale e l'urlo spettrale. E quindi anche qui avete una grafica dietro personalizzata proprio per il mietitore e dall'altra parte la grafica personalizzata per quanto riguarda il necromante, ok? Quindi adesso andiamo a vedere le miniature, la parte forte. Ovviamente Massimo le ha fatte fare completamente da uno stampatore qui da noi, e tra le altre guardate che spettacolo che è l'interno, cioè guardate cos'è questa scatola che riesce proprio ad avere una prospettiva, guardate che spettacolo che è. Veramente qui sulla grafica lui va avanti proprio alla grande, proprio devo dire la verità, questi veramente sono veramente degli oggetti chicca. Messa praticamente qui è data con un primer rosso, eccola che viene tutta nel suo splendore, e questa è praticamente la diciamo miniatura del necromante, ok? Ve la faccio vedere da vicino, guardate com'è dettagliata. Soprattutto è solida, perché sento e vedo che è abbastanza solida, quindi stampata bene con una resina che permette insomma di reggere, e ovviamente il design è stato praticamente pensato sempre dal creatore di questa confezione. Poi, e di qua ci mettiamo il mietitore, il necromante, scusatemi, il mietitore andiamo a vederlo. Di qua abbiamo sempre questa grafica del portale in profondità, sembra proprio di sprofondare dentro gli inferi, e guardate qui che razza di miniatura che è anche il mietitore. Anche qui andiamo a vederla da vicino e vedete che anche qui la falce è importantissima e il mietitore praticamente è il famiglio che gira accanto al necromante con le sue carte. Ok ragazzi, questo è quanto.
veramente una confezione chicca, veramente una confezione chicca. Arrivano le miniature già col primer rosso, quindi non occorre nemmeno mettere un primer, potete iniziare a decorare, dipingere direttamente qui sopra. E quindi veramente un grazie ancora a Massimo, e lascio la parola a Goblin e mi godo ancora un po' questa scatola. Ragazzi, se volete informazioni poi nei link sottostanti trovate tutto. Ciao. Naviganti del lobby, questo necromante è incredibile, devo dire la verità, non si capisce la differenza fra l'originale e un fan-made di questo livello, è veramente magico e ringrazio anch'io tantissimo Massimo Poletti. Devo dirvi anche un altro segreto che ci ha confidato Massimo, arriverà anche un quarto personaggio che avete già visto nei nostri post, è un elfo, se non l'avete ancora visto correte nella sezione dei post per vedere l'anteprima dei disegni, è spettacolare. E con quel 4 abbiamo il chierico, il paladino, il necromante e anche il ultimo elfo che vanno a chiudere un nuovo cerchio di 4 eroi da sostituire agli eroi originali, tutti completamente custom e fan made, e state certi che li vedremo tutti quanti in azione dentro il gioco e il format di HeroQuest Café. Scrivete quello che volete sui commenti, diteci cosa ne pensate anche voi di questa cosa spettacolare del necromante e degli altri 3 personaggi nuovi, e mi raccomando, cliccate sulla campanellina dopo esservi iscritti e ditelo a tutti i vostri amici che siamo diventati il vlog più grande del mondo.